Buongiorno a tutti, bentornati su Wow Podcast Italian. Sono Mia e oggi sono qui con Lucas per parlare di una delle mie attività preferite in Italia. Ciao ascoltatori, sì, Mia mi ha trascinato al mercato stamattina alle 7. Alle 7, Mia! Ma devo ammettere che ne è valsa la pena. Il mercato era incredibile. Lucas, non essere così drammatico. Comunque, ascoltatori, oggi vogliamo raccontarvi la nostra esperienza al mercato di verdure questa mattina. È stato fantastico. Lucas, cosa ti ha colpito di più? Beh, innanzitutto i colori. Non avevo mai visto così tanti tipi diversi di pomodori in vita mia. Rossi, gialli, verdi. Alcuni erano enormi, altri piccoli come ciliegie. Era come un arcobaleno di verdure. Esatto. E ascoltatori, vi faccio una domanda. Voi sapete quanti tipi di pomodori esistono in Italia? Scrivetelo nei commenti. Oggi ne abbiamo visti almeno 15 tipi diversi. Lucas, raccontaci del signor Giuseppe, il venditore di pomodori. Ah, sì, il signor Giuseppe. Quest'uomo aveva almeno 70 anni, con i baffi bianchi e un grembiule verde. Quando ci ha visto, ha subito capito che eravamo un po' persi tra tutti quei pomodori. Ha detto: ragazzi, per cosa vi servono i pomodori? Per la salsa, per l'insalata, per la pizza. Ogni pomodoro ha il suo scopo. Mi è piaciuto tantissimo questo approccio. In Italia, scegliere le verdure è una cosa seria. Serissima. Io ho detto che volevo fare una pasta al pomodoro semplice e lui mi ha mostrato i pomodori San Marzano. Ha detto che sono i migliori per le salse perché hanno poca acqua e molto sapore. E poi ci ha fatto annusare i pomodori. Ascoltatori, lo sapevate che un buon pomodoro deve avere un profumo intenso? Se non profuma, non è maturo al punto giusto. Questa è una cosa che ho imparato stamattina. Io invece ho imparato a guardare il colore. Il signor Giuseppe ha detto: se il colore non è uniforme, il pomodoro non è stato curato bene. Un bel pomodoro deve essere tutto dello stesso colore rosso. Dopo i pomodori siamo andati alla bancarella delle verdure a Foglia. C'era una signora che vendeva lattuga, spinaci, bietole, cicoria. Lucas, tu non sapevi nemmeno cos'era la cicoria. È vero! In realtà pensavo fosse un tipo di insalata amara. La signora mi ha spiegato che la cicoria si cucina, non si mangia cruda come la lattuga. Si fa bollire e poi si salta in padella con aglio e olio. E ascoltatori, una cosa interessante. In Italia, molte persone anziane vanno al mercato quasi ogni giorno. Non comprano grandi quantità di verdure, ma le comprano fresche ogni giorno. Questo è molto diverso da altri paesi. Sì, ho notato che la signora della cicoria conosceva tutti i clienti per nome. Diceva cose come: signora Anna, oggi le do la bietola più tenera che ho. Oppure: signor Marco, per lei ho messo da parte gli spinaci migliori. È bellissimo questo rapporto personale. E poi Lucas, raccontaci dell'episodio con i peperoni. Ascoltatori, questa è una storia divertente. Oh no, che imbarazzo! Allora, c'era un banco con tantissimi peperoni. Rossi, gialli, verdi. Io ho preso un peperone verde e l'ho messo nel sacchetto. E il venditore, un uomo giovane con la barba, gli ha detto: amico, quello è ancora acerbo. Se vuoi un peperone dolce, devi prendere quelli rossi o gialli. I verdi sono più amari. Non lo sapevo. Pensavo che il colore fosse solo estetico. Invece no, il peperone verde è semplicemente un peperone rosso che non è ancora maturo completamente. Questa è una cosa che molti non sanno, vero ascoltatori? Anche voi lo sapevate? Scrivetelo nei commenti. Il venditore ci ha spiegato che i peperoni cambiano colore man mano che maturano. E poi mi ha fatto assaggiare un pezzetto di peperone rosso. Era dolcissimo.
molto diverso da quello verde che volevo comprare. Alla fine ho preso 3 peperoni rossi per fare le peperonata. Ora parliamo delle melanzane. Lucas, guess, questa è stata la tua scoperta preferita, vero? Assolutamente. Non sapevo che esistessero così tanti tipi di melanzane. C'erano quelle lunghe e sottili, quelle tonde e viola scuro, quelle bianche, quelle piccole. Il venditore di melanzane era molto orgoglioso dei suoi prodotti. Ci ha detto: queste melanzane vengono dal mio orto. Le raccolgo ogni mattina alle 5. E ci ha insegnato un trucco importante. Per capire se una melanzana è fresca, bisogna premere leggermente la buccia con il dito. Se torna subito nella posizione originale, la melanzana è fresca. Se resta l'impronta del dito, è vecchia. Che bel trucco! Ascoltatori, provatelo la prossima volta che comprate le melanzane, funziona davvero. Poi ci ha detto un'altra cosa: le melanzane non devono essere troppo grandi, perché quelle grandi hanno troppi semi e sono amare. Esatto! Ci ha consigliato di prendere quelle medie, che sono perfette per la parmigiana o per grigliarle. Ne abbiamo comprate 4 bellissime. E ora, ascoltatori, vi voglio fare un'altra domanda. Secondo voi, qual è la verdura più popolare in Italia? Pensateci e scrivetelo nei commenti. Noi oggi abbiamo visto che i pomodori sono molto richiesti. Sì. Dopo le melanzane siamo andati al banco delle zucchine. Mia, tu hai fatto una domanda molto intelligente al venditore. Ah sì, gli ho chiesto: come faccio a capire se le zucchine sono troppo vecchie? E lui mi ha risposto che le zucchine devono essere sode al tatto, non molli. E devono avere ancora il fiore attaccato a te. Attaccato, ma è impossibile. Il fiore! Questa è stata una sorpresa. In Italia anche il fiore della zucchina si mangia. Si chiama fiore di zucca e si può friggere in pastella. È una delizia. Lucas era incredulo. Non aveva mai sentito parlare di mangiare i fiori delle verdure. Ma ascoltatori, è vero, i fiori di zucca fritti sono buonissimi. Li avete mai assaggiati? Il venditore ci ha anche spiegato che le zucchine non devono essere troppo grandi. Quelle piccole e medie sono più tenere e hanno meno semi. Quelle giganti sono più adatte per fare le zucchine ripiene. Un'altra cosa interessante. Molti venditori al mercato ti danno consigli su come cucinare le verdure. Non vendono solo, ma condividono anche le loro ricette. Sì, il signore delle zucchine ci ha dato la sua ricetta segreta per le zucchine alla scapece. Ha detto: tagliate le zucchine a rondelle, friggetele e poi conditele con aceto, menta e aglio. Lasciate riposare un giorno in frigorifero. Dobbiamo assolutamente provarla. Ascoltatori, se qualcuno di voi conosce questa ricetta, ci dica se è davvero così buona. Ora parliamo dei fagiolini. Lucas, questa è stata un'altra tua prima volta. Vero. Io non avevo mai visto fagiolini così freschi. Erano verdi brillanti, sottili e facevano un rumore quando li spezzavi. Il venditore mi ha fatto vedere. Ha preso un fagiolino e lo ha spezzato. Ha fatto un bel suono secco. Questo significa che sono freschissimi. Se i fagiolini sono vecchi, si piegano e non si spezzano con quel suono. È un altro trucco utile per scegliere le verdure. E poi c'era il banco dei cavoli e dei broccoli. Mia, tu qui sei stata la vera esperta perché cucini spesso questi ortaggi. Sì, per i broccoli la cosa importante è guardare le cimette. Devono essere verdi scuro e ben chiuse. Se le cimette sono gialle o aperte, i broccoli sono vecchi e hanno un sapore più forte. La venditrice era una donna molto simpatica. Ci ha detto che i broccoli romaneschi, quelli con la forma geometrica strana, sono più dolci dei broccoli normali. Ne abbiamo preso uno per provare. Anche per il cavolfiore c'è un trucco.
deve essere bianco e compatto, senza macchie marroni, e le foglie intorno devono essere verdi e fresche. Se le foglie sono gialle, il cavolfiore è vecchio. Un'altra cosa che ho notato: i venditori al mercato non mettono le verdure in frigo come nei supermercati. Stanno all'aria aperta. Ho chiesto perché e mi hanno detto che le verdure respirano e durano di più se non sono troppo fredde. Esatto. Molte verdure non devono stare in frigo. I pomodori, per esempio, perdono sapore se stanno in frigorifero. È meglio tenerli a temperatura ambiente. E poi siamo arrivati al banco delle verdure più strane. C'erano cose che non avevo mai visto in vita mia: carciofi, finocchi, cardi, catalogna. Ah, i carciofi. Ascoltatori, i carciofi italiani sono famosi in tutto il mondo. Ce ne sono di tanti tipi. Quelli romani, quelli spinosi della Sardegna, quelli violetti. Il venditore di carciofi era un vero artista. Ci ha mostrato come pulire un carciofo. Ha preso un coltello e in 30 secondi ha tolto tutte le foglie esterne dure, lasciando solo il cuore tenero. E ci ha detto: i carciofi devono essere pesanti per la loro dimensione. Se sono leggeri significa che sono secchi dentro. E le foglie devono essere ben chiuse, non aperte. Io ho comprato 6 carciofi. Non so ancora come cucinarli, ma il venditore mi ha dato una ricetta semplice: carciofi alla romana, con mentuccia, aglio e olio d'oliva. I finocchi invece sono più facili da scegliere. Devono essere bianchi e sodi, senza parti marroni. E le foglie verdi in cima devono essere fresche e profumate. Mia ha comprato 2 finocchi enormi. Ha detto che vuole fare l'insalata di finocchi e arance. Ascoltatori, conoscete questa ricetta siciliana? È dolce e salata insieme. È buonissima. E ora una domanda per voi ascoltatori. Qual è la verdura più difficile da pulire secondo voi? Per me sono i carciofi. Scrivetelo nei commenti. Dopo tutti questi banchi di verdure avevamo le borse piene, ma c'era ancora una bancarella che volevo visitare, quella delle erbe aromatiche. Oh sì! Basilico, prezzemolo, rosmarino, salvia, timo, origano. E tutto freschissimo. L'odore era incredibile. Si sentiva da lontano. La signora che vendeva le erbe era anziana, ma molto vivace. Ci ha detto: le erbe aromatiche sono l'anima della cucina italiana. Senza basilico, come fai il pesto? Senza rosmarino, come cucini l'arrosto? Aveva ragione. E ci ha insegnato che il basilico non si taglia con il coltello, si strappa con le mani, altrimenti diventa nero e perde sapore. Ho comprato un mazzo di basilico enorme per fare il pesto genovese. La signora mi ha detto: ricordati, il basilico si conserva meglio se lo tieni in un bicchiere d'acqua, come un fiore. E per il prezzemolo ci ha detto di scegliere quello con le foglie verde scuro. Il prezzemolo chiaro è meno saporito. Io ho preso sia prezzemolo liscio che prezzemolo riccio. Una cosa che mi ha sorpreso: in Italia ci sono 2 tipi di prezzemolo. Non lo sapevo. E si usano in modi diversi: il riccio per guarnire, il liscio per cucinare. Ascoltatori, voi usate le erbe aromatiche fresche o quelle secche? Le fresche hanno molto più sapore. Se potete, comprate sempre quelle fresche al mercato. Alla fine della nostra mattinata al mercato avevamo speso circa 40 euro. Ma avevamo borse piene di verdure fresche, colorate, profumate. E la cosa bella è che abbiamo imparato tantissimo. Non solo abbiamo comprato verdure, ma abbiamo anche ricevuto consigli, ricette, trucchi per cucinare. Esatto! Al supermercato non succede questo. Al mercato i venditori sono appassionati di quello che vendono. Ti parlano delle loro verdure come se fossero tesori. E poi, ascoltatori, c'è un'atmosfera speciale al mercato. La gente che chiacchiera,
i colori, gli odori, le voci dei venditori che chiamano i clienti. Alcuni venditori gridavano: «Pomodori freschi, oggi in offerta!» Oppure: «Signora, venga a vedere queste melanzane belle!» È un'esperienza culturale, non solo fare la spesa. Se venite in Italia dovete assolutamente andare al mercato locale. È il modo migliore per conoscere la cultura italiana del cibo. E anche per praticare l'italiano. Ho parlato tanto questa mattina, ho chiesto prezzi, ho fatto domande sulle verdure, ho ascoltato i consigli dei venditori. Questa è una cosa importante, ascoltatori. Al mercato potete praticare l'italiano in modo naturale, senza stress. I venditori sono gentili e pazienti, specialmente se vedono che state imparando. E ora vi vogliamo dare alcuni consigli pratici per quando andate al mercato in Italia. Primo consiglio: andate presto la mattina. Noi siamo arrivati alle 7:30. Simza, e c'era già molta gente. Secondo consiglio: portate le vostre borse riutilizzabili. Molti venditori non danno sacchetti di plastica e se li danno, li fanno pagare. È meglio avere le proprie borse. Terzo consiglio: portate contanti. Molti venditori al mercato non accettano carte di credito. Noi abbiamo visto che alcuni accettano solo contanti. Quarto consiglio: non abbiate paura di chiedere. I venditori sono felici di spiegare, di dare consigli, di farvi assaggiare. Fate domande, è il modo migliore per imparare. Quinto consiglio: osservate cosa comprano le persone locali. Gli italiani sanno scegliere le verdure migliori. Se vedete una lunga fila a un banco, probabilmente quel venditore ha prodotti ottimi. Sesto consiglio: non toccate le verdure senza chiedere permesso. In alcuni mercati i venditori preferiscono scegliere loro le verdure per i clienti. È una questione di rispetto. Settimo consiglio: imparate i nomi delle verdure in italiano. È utile sapere come si dice zucchini, eggplant, peppers in italiano, altrimenti è difficile comunicare. Ottavo consiglio: chiedete ricette. I venditori amano condividere le loro ricette preferite. È un modo bellissimo per scoprire piatti tradizionali. E ultimo consiglio: godetevi l'esperienza. Non andate di fretta. Prendete il vostro tempo, parlate con la gente, assaggiate, guardate, annusate. Il mercato è molto più di un posto dove comprare cibo. È un luogo di incontro, di scambio, di tradizione. Gli italiani vanno al mercato non solo per fare la spesa, ma anche per socializzare. Sì, ho visto persone che si fermavano a chiacchierare con i venditori per 10-15 minuti. Parlavano della famiglia, del tempo, delle ricette. Questa è la dolce vita italiana. Prendersi il tempo per le piccole cose, per le relazioni umane, per apprezzare il cibo di qualità. E ora, ascoltatori, vogliamo sapere da voi: avete mai visitato un mercato in Italia? Se sì, qual è stata la vostra esperienza? Scrivetelo nei commenti. E se non ci siete mai stati, quale verdura italiana vi piacerebbe provare? I carciofi, i fiori di zucca, le melanzane? Ditecelo. Noi speriamo che questo episodio vi sia piaciuto e che vi abbia dato voglia di visitare un mercato italiano. È un'esperienza che consigliamo a tutti. E ricordate, il modo migliore per imparare l'italiano è usarlo in situazioni reali, come fare la spesa al mercato. Non abbiate paura di parlare, di fare errori. Gli italiani apprezzano sempre quando qualcuno fa lo sforzo di parlare la loro lingua. Anche se fate errori, la gente sarà felice e vi aiuterà. Ora dobbiamo andare perché abbiamo tutte queste verdure da cucinare. Stasera faremo una cena completamente vegetariana con tutto quello che abbiamo comprato. Sì, farò la pasta al pomodoro con i San Marzano, la parmigiana di melanzane, i peperoni arrostiti e Mia farà le zucchine alla scapece. E come dolce, l'insalata di finocchi e arance. Sarà una festa di sapori e colori.
Ascoltatori, se volete le ricette, scrivetelo nei commenti e faremo un episodio speciale di cucina. Prima di salutarvi, vi ricordiamo di iscrivervi a Wow Podcast Italian se non lo avete ancora fatto. Pubblichiamo nuovi episodi ogni settimana per aiutarvi a imparare l'italiano. E attivate le notifiche così non perdete nessun episodio. Parliamo di tanti argomenti diversi: cultura, cibo, viaggi, vita quotidiana in Italia. E non dimenticate di lasciare un commento. Ci piace leggere i vostri messaggi e rispondere alle vostre domande. Siete una community fantastica. Allora, cari ascoltatori, vi salutiamo. Grazie per aver ascoltato questo episodio su come scegliere le verdure al mercato in Italia. Continuate a praticare il vostro italiano. Andate ai mercati quando potete e soprattutto mangiate tante verdure fresche e buone. Vi auguriamo una bellissima giornata. Ciao a tutti. Ciao, a presto su Wow Podcast Italian. Aspettate, ascoltatori. Prima di concludere, Lucas e io vogliamo raccontarvi ancora qualche dettaglio interessante sulla nostra esperienza di oggi. È vero! Ci sono così tante cose che non abbiamo ancora detto. Per esempio, voglio parlarvi della differenza tra il mercato e il supermercato per quanto riguarda i prezzi. Ottima idea! Allora, ascoltatori, molti pensano che il mercato sia più costoso del supermercato, ma non è sempre vero. Oggi abbiamo fatto un confronto interessante. Esatto! I pomodori San Marzano al supermercato costano circa 4 euro al chilo. Al mercato il signor Giuseppe ce li ha venduti a 3,50 euro. E la qualità era decisamente superiore. Anche le melanzane al supermercato costano 3 euro al chilo, al mercato le abbiamo pagate 2,50 euro. E poi, ascoltatori, c'è un'altra cosa importante da considerare. Sì, la freschezza. Le verdure al mercato sono state raccolte quella mattina stessa o il giorno prima al massimo. Al supermercato possono avere già diversi giorni. E questo fa una grande differenza nel sapore e nella durata. Le verdure del mercato durano di più nel frigorifero perché sono più fresche quando le compri. Un'altra cosa che abbiamo notato è la stagionalità. Al mercato trovi principalmente verdure di stagione, mentre al supermercato trovi di tutto l'anno. Questo era importante. Mangiare verdure di stagione è più sano, più economico e più sostenibile per l'ambiente. Ascoltatori, voi fate attenzione alla stagionalità quando comprate le verdure? Per esempio, oggi era fine estate, inizio autunno, e al mercato c'erano tantissimi pomodori, peperoni, melanzane, zucchine, tutte verdure di fine estate. Ma abbiamo visto anche le prime verdure autunnali? I primi cavoli, i primi broccoli, le prime zucche. Era come vedere il cambio di stagione attraverso le verdure. La signora dei cavoli ci ha detto una cosa bellissima. Ha detto: la natura è intelligente. Ogni stagione ci dà le verdure che il nostro corpo ha bisogno in quel periodo. È vero. D'estate abbiamo verdure ricche d'acqua come pomodori e cetrioli che ci aiutano a idratarci. D'inverno abbiamo cavoli e broccoli ricchi di vitamine per rafforzare il sistema immunitario. Questo mi ha fatto pensare. Al supermercato compriamo verdure senza pensare alla stagione, ma al mercato la stagione è molto importante. E poi, ascoltatori, c'è tutto il tema della provenienza delle verdure. Al mercato molti venditori coltivano loro stessi le verdure che vendono. Sì, il signor Giuseppe ci ha detto: questi pomodori vengono dal mio campo a 20 chilometri da qui. Li ho raccolti ieri sera e stanotte li ho portati al mercato. Questo si chiama chilometro zero. Significa che le verdure non hanno viaggiato molto, quindi sono più fresche e c'è meno inquinamento per il trasporto. E poi puoi parlare direttamente con chi ha coltivato le verdure. Puoi chiedere se usa pesticidi, come annaffia, quando ha piantato. È trasparenza totale.
Al supermercato invece non sai da dove viene esattamente la verdura. C'è scritto il paese, ma non sai chi l'ha coltivata, come l'ha coltivata. Un altro aspetto che mi è piaciuto del mercato è l'atmosfera di comunità. Le persone si conoscono tutte, si salutano, chiacchierano. Sì, ho visto una signora anziana che faceva il giro di tutte le bancarelle solo per salutare i venditori. Comprava poco, ma parlava con tutti. Era bellissimo. E i venditori conoscono i gusti dei loro clienti. Il signor Giuseppe ha detto a una signora: «Signora Maria, oggi le ho tenuto da parte i pomodori più rossi come piacciono a lei». Questo non succede mai al supermercato. Al mercato c'è un rapporto umano, personale. I venditori ricordano cosa ti piace, come ti piace cucinare. E poi, ascoltatori, voglio parlarvi di un'esperienza particolare che ho avuto con il venditore di patate. Ah sì, questa storia è molto interessante. Lucas, racconta. Allora, io volevo comprare delle patate normali, quelle che conoscevo. Ma il venditore mi ha fermato e mi ha detto: «Aspetta, per cosa ti servono le patate?» E questa è una domanda fondamentale. In Italia ci sono tantissimi tipi di patate e ogni tipo è adatto per una preparazione diversa. Esatto. Io volevo fare le patate arrosto e lui mi ha detto: «Allora ti servono patate a pasta gialla, non quelle a pasta bianca. Quelle a pasta bianca sono per il purè». Vedete, ascoltatori, anche per le patate bisogna sapere quale tipo scegliere. Non tutte le patate sono uguali. Mi ha mostrato 5 tipi diversi di patate. C'erano quelle rosse, quelle gialle, quelle con la buccia ruvida, quelle lisce, quelle piccole. E per ognuna ti ha spiegato l'uso migliore. Le patate rosse sono ottime per le insalate, quelle a pasta gialla per arrostire e friggere, quelle a pasta bianca per il purè. Alla fine ho comprato 3 chili di patate a pasta gialla. E sapete quanto le ho pagate? Solo 1,50 € al chilo. Al supermercato costano il doppio. E la qualità era eccellente. Erano patate grandi, pulite, senza imperfezioni. Ascoltatori, avete mai pensato che esistessero così tanti tipi di patate? Io no, pensavo che le patate fossero tutte uguali. Ma in Italia ogni regione ha le sue varietà tradizionali di patate. E ora, Lucas, parliamo anche della nostra esperienza con le verdure biologiche. Abbiamo trovato un banco speciale. Ah sì, c'era un giovane agricoltore, avrà avuto 30 anni, che vendeva solo verdure biologiche certificate. Aveva un cartello che diceva «Prodotti biologici certificati». E le sue verdure erano bellissime. Forse non perfette come quelle degli altri venditori, ma avevano un aspetto molto naturale. Lui ci ha spiegato la differenza tra biologico e convenzionale. Ha detto: «Le mie verdure non hanno pesticidi chimici, uso solo prodotti naturali». E per questo, ha detto, a volte le verdure hanno qualche piccola imperfezione, qualche buco fatto dagli insetti. Ma questo significa che sono naturali. Ho comprato da lui una cassetta di insalata mista biologica. Costa un po' di più, ma so che è coltivata in modo sostenibile. E poi ci ha invitato a visitare la sua fattoria. Ha detto: «Se volete venire a vedere come coltivo, siete i benvenuti. Vi faccio vedere il mio orto». Questa è un'altra cosa bellissima del mercato. I produttori sono orgogliosi del loro lavoro e sono felici di condividerlo con i clienti. Ascoltatori, avete mai visitato una fattoria biologica? È un'esperienza educativa meravigliosa. Imparate tantissimo su come crescono le verdure. E ora voglio raccontarvi un episodio divertente che è successo mentre eravamo al banco delle cipolle e dell'aglio. Oh sì, questa è stata molto divertente. C'era una turista americana che cercava di comprare cipolle ma non parlava italiano. E il venditore non parlava inglese. Allora hanno iniziato a comunicare con i gesti. La turista faceva così, mimando di tagliare e piangere. E il venditore ha capito che voleva cipolle dolci.
quelle che non fanno piangere. Le ha dato le cipolle rosse di Tropea, che sono dolcissime. E poi la turista ha chiesto come si dice onion in italiano. Il venditore ha detto cipolla e lei ha ripetuto chipolla con la C dolce. Era adorabile. Vedete, ascoltatori? Al mercato potete imparare italiano in modo naturale, divertente, e le persone sono sempre disposte ad aiutare. Parlando di cipolle, il venditore ci ha insegnato anche un trucco. Ha detto: se mettete le cipolle in frigorifero per mezz'ora prima di tagliarle, non vi fanno piangere. Che consiglio utile! Io proverò sicuramente. Ascoltatori, voi avete altri trucchi per non piangere quando tagliate le cipolle? Scrivetelo nei commenti. E poi abbiamo comprato anche aglio. Ma non l'aglio normale, l'aglio rosso di Sulmona. È una varietà particolare che ha un sapore più delicato. Questo aglio è famoso in tutta Italia e il venditore ci ha detto che si conserva per mesi se lo tieni in un posto fresco e asciutto. Un'altra verdura interessante che abbiamo scoperto è la Catalogna. Non avevo mai sentito questo nome prima. La Catalogna, o cicoria catalogna, è una verdura tipica del centro-sud Italia. Ha un sapore amaro e si cucina come la cicoria normale. Il venditore ci ha detto: la Catalogna è ottima con fagioli e salsiccia. È un piatto tradizionale del Lazio. Dobbiamo assolutamente provarlo. E poi c'erano i cardi. Ascoltatori, sapete cosa sono i cardi? Sono simili ai sedani ma più grandi e con un sapore particolare. Il venditore dei cardi era molto entusiasta. Ha detto: i cardi sono una verdura antica. Si mangiavano già ai tempi dei Romani. E ci ha mostrato come pulirli. È un lavoro lungo perché devi togliere tutti i filamenti duri, ma il risultato vale la fatica. Abbiamo comprato mezzo chilo di cardi per provare a cucinarli. Il venditore ci ha dato una ricetta: cardi gratinati al forno con besciamella e parmigiano. Suona delizioso. E ora, ascoltatori, vogliamo parlarvi anche dell'aspetto sociale del mercato. Non è solo un posto per comprare, ma è anche un luogo di aggregazione. Sì, abbiamo visto gruppi di amici che si davano appuntamento al mercato. Facevano la spesa insieme e poi andavano a prendere un caffè al bar vicino. E c'erano anche famiglie intere, genitori con bambini, nonni. I bambini guardavano le verdure con curiosità, facevano domande. Ho visto un bambino piccolo che toccava i pomodori e diceva: mamma, guarda che rossi! Possiamo comprarli. È bello vedere i bambini interessati alle verdure. In Italia, molti bambini crescono andando al mercato con i genitori o i nonni. Imparano fin da piccoli a riconoscere le verdure fresche e di qualità. E questo crea una cultura del cibo sano. I bambini che crescono andando al mercato diventano adulti che sanno scegliere bene il cibo. Esatto. E ora, ascoltatori, una cosa importante. In Italia, ogni città ha il suo mercato. Alcuni sono giornalieri, altri settimanali. Il mercato dove siamo andati noi oggi è settimanale. Si tiene ogni martedì mattina. Ma in città grandi come Roma, Milano, Firenze ci sono mercati tutti i giorni. E ogni mercato ha la sua atmosfera particolare. I mercati al sud sono più rumorosi e vivaci, quelli al nord sono più ordinati e tranquilli. Ma tutti hanno la stessa passione per le verdure fresche e di qualità. Questo è un elemento comune in tutta Italia. E ascoltatori, ecco un'ultima cosa importante. Al mercato potete anche trovare prodotti tipici locali che non troverete mai al supermercato. Sì, per esempio, oggi abbiamo visto verdure antiche. C'erano pomodori di varietà che esistono da 100 anni e che si coltivano solo in certe zone. E queste verdure hanno sapori unici. Sono diverse da quelle commerciali che troviamo al supermercato.
Il venditore ci ha spiegato che molte di queste varietà antiche stanno scomparendo perché non sono produttive come le varietà moderne. Ma alcuni piccoli agricoltori le coltivano ancora per mantenere viva la tradizione. E al mercato puoi trovarle. Questo è un altro motivo per andare al mercato. Non solo compri verdure fresche, ma contribuisci anche a preservare la biodiversità agricola. Che bellissimo concetto! Ascoltatori, quando andate al mercato chiedete se ci sono varietà locali o antiche. Vale la pena provarle. E ora davvero dobbiamo andare. Abbiamo parlato così tanto che le verdure nelle nostre borse stanno aspettando di essere cucinate. È vero, ma siamo felici di aver condiviso con voi questa esperienza così ricca e interessante. Il mercato italiano è davvero un tesoro. Ascoltatori, vi invitiamo davvero a vivere questa esperienza se avete l'occasione. È un modo autentico di conoscere la cultura italiana. E ricordate, al mercato non comprate solo verdure, comprate tradizione, qualità, relazioni umane. È molto più di un semplice acquisto. Ora vi lasciamo con una sfida. La prossima volta che andate a fare la spesa, provate a comprare almeno una verdura che non avete mai comprato prima. E cercate di cucinarla in modo italiano. Cercate una ricetta tradizionale e provatela. Poi raccontateci com'è andata nei commenti. Noi torneremo al mercato la prossima settimana. E se avete domande su come scegliere o cucinare qualche verdura specifica, scrivetelo nei commenti. Faremo volentieri un episodio dedicato. Magari un episodio sulle ricette con le verdure del mercato. Vi piacerebbe? Bene, allora questa volta vi salutiamo davvero. Grazie mille per aver ascoltato Wow Podcast Italian. Continuate a studiare italiano, a praticare e soprattutto a godervi la bella cultura italiana del cibo. Un abbraccio a tutti i nostri ascoltatori. Vi aspettiamo nel prossimo episodio. Ciao ciao e buon appetito con tutte le vostre verdure fresche. Ciao a tutti, a presto.